Amici di Lendo Urbex, guardatevi dove mi trovo, in uno degli stadi simbolo degli anni passati. In questo stadio ci ha giocato la SS Lazio, ci ha giocato il Rugby 6 Nazioni, quindi ci ha passato gente importante in questo stadio. I lavori sono iniziati nel 1957 e 2 anni dopo è stato inaugurato. Come ho detto prima, è stato teatro delle partite casalinghe della Lazio, del Sei Nazioni e di molte altre cose. E ci sono stati anche diversi concerti, tipo di Michael Jackson, degli U2. Un impianto magico, un gioiello dell'architettura dell'epoca, disegnato da Antonio Nervi e dal padre Pierluigi. Un tempio del calcio concepito in previsione delle Olimpiadi del 1960 per sostituire lo stadio nazionale dedicato al Grande Torino di Mazzola. Uno stadio dove si recupera la sensazione del vero football, dove si riscopre il piacere del calcio, perché ammassati alle reti, con il giocatore a 10 metri, si vedono cose che sui gradoni dell'Olimpico si intuiscono senza certezza. È a tutti gli effetti un posto leggendario, soprattutto per la parte biancoceleste della capitale. I tifosi della Lazio sono affezionati al quartiere addirittura dai primi anni del Novecento, quando una pallonata raggiunse il viso della moglie del prefetto di Roma Angelo Annaratone nel corso di una partita a Villa Borghese e provocò l'esilio della squadra al campo della Rondinella, un impianto distrutto nel 1957 da un incendio che sorgeva proprio nei pressi del Flaminio. Questo, al momento della sua costruzione, è un impianto moderno e funzionale. È lungo 181 metri e largo 131. Copre un'area complessiva di circa 21.600 metri quadri. Inizialmente può ospitare più di 42.000 persone, di cui 8.000 al coperto. Vanta bar ed altri servizi, spaziosi spogliatoi, tutti provvisti di docce, bagni, sali massaggi, infermeria, una piscina 25 x 10 metri al coperto e riscaldata, una sala per la scherma e 2 più piccole per gli allenamenti. 2 palestre per la lotta ed il sollevamento pesi, una sala per la box e una per i ginnasti. Dispone poi di una confortevole tribuna stampa dotata di 114 posti a sedere per i giornalisti e 112 cabine per i giornalisti radio, una sala stampa con cabine telefoniche e una con telescriventi. Per realizzarlo si ricorre ai migliori ingegni e alle migliori tecnologie disponibili. Insomma, una piccola meraviglia. In uno scenario di stadi sovradimensionati e semivuoti, le dimensioni contenute che permettono di coniugare bassi costi di gestione e una visibilità dagli spalti finalmente all'altezza precorrono i tempi di almeno mezzo secolo. Niente? Spogliatoi. Referee arbitro. Bagni. Spogliatoio ragazzi. Io dico, sono una ragazza, la mattina esco alle 4 da casa, ma se non riesco Qui non c'è niente. Che è qua? spogliatoio qualcosa ragazzi. Tutti spogliatoi questi. Sì. Bagno. Media room. Oh, la sala stampa. Bella la sala stampa, guarda il TV. Immaginate qui TV, banchi, giornalisti. Questa era la sala stampa. Ma stai ridendo? Sì. Nel 1956, per rimpiazzare lo stadio di Torino per le Olimpiadi del 60, si scelse il progetto dell'ingegner Nervi. I lavori iniziarono nel luglio del 57 e si conclusero a fine 58. Costo 900 milioni di lire.
L'inaugurazione venne fatta il 19 marzo 1959. Nel 60 ospitò un girone più le fasi finali del torneo olimpico di calcio, ma i problemi iniziarono subito dopo. Tutti gli eventi vennero spostati allo Stadio Olimpico. In questo stadio rimase inizialmente il rugby, poi negli anni 80 tornò il calcio con la Lazio in Coppa Italia e la Lodigiani. Fine 80, inizio 90 fecero anche diversi concerti con ospiti dal calibro di Duran Duran, Prince, David Bowie, Michael Jackson e i Rolling Stones. In questi anni, con l'Olimpico in ristrutturazione per i mondiali, venne utilizzato sia dalla Lazio che dalla Roma. Nel 2000 tornò nuovamente l'Ital Rugby con il Sei Nazioni, ma non durò molto, perché dal 2012 si spostarono nuovamente allo Stadio Olimpico. Eccoci sugli spalti. Questa qui è, se vogliamo prendere metro di paragone con lo Stadio Olimpico, qui ci troviamo in zona curva sud. Quella lì Tribuna Tevere, curva nord e Monte Mario, Tribuna d'Onore Centrale, eccetera, stampa. Ora continuiamo a camminare tra gli spalti e vediamo un po' com'è questo stadio. Quella è la mia curva, io sono laziale e come tutti i laziali speriamo che un giorno questo stadio, anche se sicuramente non sarà così, sarà di nuovo della Lazio, ma lo Tito non ha intenzioni, insomma. Ecco che ci avviciniamo, qua sopra c'è la stampa, lì sopra dove c'erano probabilmente le televisioni, e questa è, diciamo, lato curva nord. Questo stadio aveva circa 25.000-30.000 spettatori. Fino a qualche anno fa veniva utilizzato per le partite le ultime cose sono state le partite del Sei Nazioni di rugby. Ora stiamo provando a vedere di qua cosa c'è e vediamo un attimo. Bellissimo comunque il tabellone, non so se si vede, non si vede dal telefono, ma lì ci sono dei numeri. Stiamo cercando qualcosa, palestre, piscine, vediamo un po' se riusciamo ad arrivarci. Tra cadaveri di piccioni e gabbiani. Seguiamo la freccia. Oh, guardate qua, la palestrona dello Stadio Flaminio. Eccola qua. Questa è la palestra. Non c'è rimasto più niente, però vabbè. Vediamo un po' se qua ci sta qualche accesso in più alla piscina. 2014. 2014, cioè 8 anni fa. Di qua che è? Qui noi. Mazza con sta porta. Provate a salire le scale, ma qui è chiuso. Adesso andiamo avanti. Io farei una chiamata anonima. Mezzogiorno, una mezzogiorno. E con questo tramonto urbex vi invitiamo a mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. A presto!